Salute a tutti! È passato ormai un mese e mezzo circa dal mio secondo video di critica alla dinamica di Scopeti proposta da Enrico Manieri. E io speravo di sentire le sue risposte alle mie critiche, ma queste risposte non sono venute. E a questo punto ho deciso comunque di fare questo terzo video che dovrebbe chiudere l'argomento, perché non voglio aspettare ancora e coglierò l'occasione di alcuni suoi interventi sui social che mi sono stati passati da chi li frequenta, dove prende in esame questi argomenti che magari gli sono stati sottoposti da altri appassionati e dà le sue risposte. Ecco, magari darò un'occhiata a quelle. Ma perché Manieri non ha risposto alle mie critiche? Lui è sempre pronto a rispondere a ogni critica. Io ricordo il suo video La macchina del fango, con il quale rispose alle osservazioni di Vieri Adriani sulla sua millantata partecipazione, così diceva Vieri Adriani, al processo Pacciani. E lui in questo video, che io sappia, io non l'ho guardato tutto, però penso che abbia esibito delle prove di questa sua partecipazione. Insomma, diciamo che è stato sollecito a controbattere. Ma la stessa cosa poi la fa anche sui social, quando c'è qualcuno che mette in dubbio le sue teorie, lui subito interviene e diciamo così, e discute. E invece nel caso del mio video questo lui non l'ha fatto. Vediamo perché. Allora, in un live, adesso non ricordo quale, insomma, qualcuno gli aveva chiesto: risponderai a Segnini? E lui: non penso che meriti una risposta, francamente. E poi aggiunse: come fai a parlare con chi non sa nulla? Ecco qua. Cioè mi considera una persona che non sa niente e per cui non vale nemmeno la pena di rispondermi. Però c'è anche da dire che i vari appassionati con i quali lui battibecca sui social sono persone che sanno meno di me. Ora, insomma, che io proprio non sappia niente mi sembra veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra, no? da affermare. Lui con questi battibecca e con me no, ma in effetti che questa sua posizione sia una posizione, diciamo così, strumentale secondo me, alla mancanza di argomenti, di risposta, è dimostrato dal fatto che la mattina presto, non so io, le 8, le 9, del giorno dopo il mio secondo video, lui si precipitò sia sotto il video stesso, sia sulla mia pagina Facebook, a contestare una mia affermazione. In questo modo, leggiamo l'intervento che fece sotto il video. Buongiorno Segnini. Anche in questo video dimostra una impressionante mancanza di conoscenza dei dati oggettivi della scena del crimine del delitto di Scopeti, che vizia alla base ogni suo ragionamento logico. Coloro che plaudono alle sue elucubrazioni dimostrano purtroppo di non sapere davvero nulla dell'analisi della scena del crimine. Siete avvertiti, cari miei ascoltatori. Lei si sta assumendo una grave responsabilità nell'attribuirmi madornali errori che invece sono solo suoi e della sua analisi. Se vogliamo eufemisticamente chiamarla così. Vuole un esempio concreto e inattaccabile della sua approssimazione, che da solo azzera tutte le sue chiacchiere inutili sulle traiettorie? Il foro di uscita del proiettile sul retro della tenda, marker S del faldone dei rilievi della polizia scientifica che lei colloca a 50 cm dal suolo, sa in realtà a che altezza era dal suolo? 30 cm, praticamente la metà dell'altezza a cui lei lo colloca. Si legga la consulenza De Fazio invece di pontificare. Non parlo delle assurdità balistiche da lei citate, perché tanto non ammetterà mai di parlare di cose a lei completamente sconosciute. Tanto dovevo, per rispetto non suo, ma di chi legge. Da lei invece attenderei delle scuse, che so che non arriveranno. Le fornisco uno spunto per la terza parte. Perché non parla del messaggio denigratorio, a dir poco nei miei confronti, che avrebbe spedito alla produzione del documentario? Buona giornata, e se fossi in lei ritirerei questo video spazzatura.
PS, se vuole cancellare questo messaggio o il suo stesso video, faccia pure, è già stato salvato e archiviato. E questa è una gravissima minaccia, cioè lui ha salvato e archiviato questo video per poi produrlo in chissà quale tensione contro di me, però per adesso tutto tace, è passato 1 mese e mezzo. Allora qui dice anche una storia, no? Dice di parlare del messaggio che io avrei inviato alla RAI nella terza parte, e ne parlerò di questo messaggio più avanti. Facciamo la solita premessa. Allora, io non è che mi voglio mettere qui a battibeccare con Manieri, diciamo, ho evitato di farlo con i vari personaggi che mi hanno dedicato dei video perché non sapevo nemmeno cosa dire, cosa dovevo dire. Anche diciamo, di questi attacchi di Manieri, anche il suo La macchina del fango, dove mi ha citato, poi lo vedremo, non è che mi ha sollecitato a fare un video di risposta. A me quello che interessa è che la ricostruzione di Manieri, assolutamente sbagliata, non vada a inquinare la figura di un assassino che io sto cercando faticosamente di far emergere. Tra l'altro, dopo quella mia serie di video sulla pista esoterica, ci sono stati diversi che mi hanno sollecitato a tornare alla narrazione dei delitti e così via. Mi sembra che qualcuno mi ha anche detto che era interessato a questa figura di assassino che veniva fuori, no, non necessariamente condividendola, però era interessato a questo. Ecco, io sono molto sono molto fiducioso di questo lavoro, di questa puntualizzazione di certi elementi delle scene del crimine, del comportamento dell'assassino, per far venire fuori una figura che poi possa confrontarsi con quella di eventuali sospettati. Ecco, la ricostruzione di Scopeti di Enrico Manieri va a confutare questi elementi che io sto faticosamente cercando di venire fuori, e naturalmente io posso accettarlo se questa sua ricostruzione è corretta, ma non lo accetto quando è sbagliata, come lo è. È per questo, diciamo, che io sono qui ancora a discutere di questa ricostruzione, che purtroppo ha avuto anche l'avallo della RAI, secondo me in modo assolutamente superficiale da parte degli autori, poi parlerò anche di questo, e per cui eccomi ancora qui con questa storia della dinamica di Manieri. Va bene, allora diciamo che il primo argomento che affronto è l'unico argomento sul quale lui ha controbattuto, che è questo dell'altezza del buco di uscita del proiettile nella tenda, nella parte posteriore della tenda. Ecco, io dico subito che questo intervento di Manieri così roboante, no? Così velocissimo, è una cosa incredibile, è un clamoroso buco nell'acqua. Innanzitutto vediamo di cosa stiamo parlando. Vediamo in questa foto la tenda, la parte posteriore, ecco, si vede una freccia che qualcuno ha tracciato dove presumibilmente dovrebbe essere questo foro di uscita. C'è da dire che questa foto così a occhio non mi sembra che renda merito a quelle che sono le misure ufficiali di questo foro. Comunque diciamo che questa freccia è lì. Vediamo invece quello che si legge nel verbale della scientifica. Il terzo paletto metallico nell'angolo posteriore destro è flesso verso il basso, in direzione del viottolo. Sullo stesso angolo, sull'incerato di copertura, a centimetri 50 dalla base, è una soluzione di continuo, a bordi sfibrati a forma di L, di millimetri 7 circa, che trova riscontro sul panno giallo sottostante. Insomma, è questo foro di proiettile che entrò nella tenda e uscì dal retro. Come si vede, nel verbale della scientifica, l'altezza di questo foro è dichiarata di 50 cm. Invece, cosa si legge sulla perizia De Fazio? Piccole lacerazioni, quella che Manieri dice dove ci sarebbe scritto che è a 30 cm. Piccole lacerazioni lungo il margine posteriore destro della tenda stessa, a circa 30 cm dal suolo, corrispondente su due teli. In quello esterno assume aspetto a strappo, con forma L, come per lesione da punta, mentre sul telo interno assume forma tondeggiante, con margini introflessi pestati, come per passaggio di proiettile da arma da fuoco dall'esterno verso l'interno. Qui dice a circa 30 cm dal suolo.
Allora io diciamo che conoscevo la perizia De Fazio, non l'ho citata nel mio video perché non ho ritenuto che fosse necessario, poi spiegherò anche perché. Comunque io, diciamo così, in risposta a questo intervento di Manieri ho dichiarato, guarda che sul verbale della scientifica la misura era 50 cm e ho messo in download questo verbale che evidentemente o lui non l'aveva o non se lo ricordava o non l'aveva guardato. E lui cosa rispose? Signor Segnini, le confermo quanto detto. La misura fornita dalla polizia scientifica non è l'altezza da terra, che come è noto va misurata perpendicolarmente al terreno, ma la lunghezza della corna misurata sulla curvatura della tenda a partire dalla base. Se solo avesse interpretato correttamente quanto scritto, avrebbe visto che il paletto è piegato, e quindi sì, è piegato, ma è piegato pochissimo. E quindi la misura di 50 cm misurata sull'incerata corrisponde a una quota da terra decisamente inferiore, che De Fazio indica in 30 cm. Allora, diciamo che le modalità di misura della scientifica non vengono precisate, no? Si parla di 50 cm dalla base, 50 cm dalla base, ma diciamo che posso concordare con Manieri che questi 50 cm, il modo più semplice in cui avessero preso questa misura era misurando l'incerato fino alla base, no? Per cui effettivamente questi 50 cm potrebbero indicare la misura del lato inclinato della tenda, diciamo la distanza del foro dalla base della tenda sul lato inclinato. Ho capito, ma allora se questa misura di 50 cm ripeto, il paletto piegato, no? Per cui sembra che la misura corra lungo il paletto piegato, io non credo che nella polizia scientifica avessero fatto questo errore di andare sul paletto piegato se fosse stato piegato, ma dalle foto che si vedono è piegato pochissimo, per cui incide in misura minima. Se anche la gente della scientifica avesse seguito il percorso, diciamo, dell'incerato sul paletto piegato, avrebbe inciso pochissimo su questa misura. Comunque sono 50 centimetri. Ecco, allora, se noi pensiamo a un triangolo rettangolo, no, corrispondente, l'ipotenusa è la misura presa lungo l'incerato inclinato, un cateto è l'altezza. Come si vede in questa immagine, applicando la funzione trigonometrica arcoseno al cateto di 30 cm, otteniamo un angolo alla base della tenda di 37 gradi. È una tenda che avrebbe una forma molto schiacciata, assolutamente lontana da quella della tenda dei francesi. In realtà l'angolo alla base era molto maggiore. Allora, per valutarlo, si può prendere questa foto del retro della tenda, dove come si vede non c'è nessuna piega accentuata del paletto. Ecco, si vede così da una misura empirica, ingrandendo la parte e sottoponendola alla misurazione con un goniometro, che l'angolo è di 76 gradi circa. Cioè l'angolo alla base del lato inclinato della tenda era di 76 gradi. Allora basta applicare una semplice regola trigonometrica che ci dice che in un triangolo rettangolo il cateto opposto a un angolo è uguale all'ipotenusa per il seno di quell'angolo. Per cui noi avremmo che per calcolare questa altezza da terra, cioè il cateto opposto all'angolo alla base, è 50 per il seno di 76 e si ottiene un valore che è circa 48,5. Cioè i 50 centimetri presi lungo il lato inclinato della tenda, che era inclinato poco, corrispondono a un'altezza da terra di 48,5 cm, non certo i 30 che sono riportati nella perizia De Fazio e che se fossero stati la misura da terra di una misura sul lato di 50 cm avrebbero comportato una forma della tenda come ho mostrato prima, no? Ma allora, perché nella perizia De Fazio si parla di 30 cm? Ma è semplice, perché nella perizia De Fazio, e Manieri lo sa, cioè, doveva già saperlo, De Fazio, prima che arrivasse sulla piazzola del delitto, la tenda era stata smontata e poi venne rimontata a suo uso e consumo, soltanto che venne rimontata, cioè vediamo in questa foto
come era tutta sbilenca la tenda che venne rimontata. Tra l'altro questo fatto, no, che venne rimontata chissà come, dà anche una spiegazione sul perché De Fazio avesse interpretato il foro su quella parte posteriore come un foro d'entrata e non un foro d'uscita. Evidentemente nel rimontarlo i margini che erano estroflessi divennero entroflessi e così via, no? Però insomma si capisce bene che quel foro, che chissà dove era andato, insomma i 30 cm che De Fazio misurò su questa tenda tutta scompigliata così non avevano nessun valore. Allora cosa facciamo a questo punto? Abbiamo la misura dell'altezza del foro da terra non più di 50 ma di 48,5, cioè 1,5 cm. Cosa cambia questo rispetto a tutti i calcoli che avevo fatto sulle traiettorie e così via? Evidentemente non cambia nulla, no? Però comunque questi calcoli li facciamo lo stesso. La vecchia misura portava a uno sparatore che alla spalla era 109 cm. Corrispondentemente, considerando uno sparatore di 1,80 m che alla spalla misura circa 1,50 m, la misura della scarpatina anteriore alla tenda veniva fuori di 41 cm, una misura che io avevo considerato insufficiente a spiegare perché il mostro aveva evitato di salirci sopra per andare all'ingresso della tenda dopo aver sparato secondo Manieri, ma sempre secondo Manieri aveva dovuto fare il giro lungo attorno all'albero, no? Perché non ce la faceva a superare questa scarpatina. 41 cm ce l'avrebbe fatta, mi sembra logico. Ebbene, se si va ad abbassare di 1,5 cm l'altezza di quel foro d'uscita, conseguentemente è chiaro che la spalla dello sparatore deve alzarsi. Conseguentemente, se la sua statura rimane quella, cioè rimane 1,80 m, cioè 150 cm alla spalla, è la scarpatina che deve alzarsi anche lei, no? Praticamente la scarpatina si alzerebbe di 3 cm e sarebbe 38 rispetto al suolo dove era posizionata la tenda. Per cui questo renderebbe ancora più improponibile il transito di quel proiettile dal foro alto 71 per poi andare a uscire dalla tenda, perché a quel punto la scarpatina così bassa non avrebbe giustificato il comportamento del mostro secondo Manieri, che avrebbe fatto il giro. Per cui dobbiamo andare per forza sul secondo foro più alto, quello a 61 cm. Allora, la vecchia misura dava come altezza spalla 81 cm, con una scarpatina di 69. Ecco, lì c'è un errore nella vecchia figura, c'era scritto 99, perché io avevo erroneamente fatto una sottrazione di questa misura, non dall'altezza della spalla, ma dall'altezza totale, 180. Era sbagliato, non era 99, era 69. Nella nuova misura viene fuori che l'altezza della spalla sale a 84 e la scarpatina sale a 66, cioè scende la sua misura nel senso che il livello del suolo si alza fino a 66 dalla base della tenda. Qui siamo sempre alle solite, no? Cioè diciamo che questo proiettile che era passato attraverso il foro della parte posteriore della tenda non era certamente responsabile delle ferite sui corpi perché gli era passato sopra. Per cui rimane sempre il problema che i proiettili transitati dalla zanzariera che avrebbero potuto colpire i corpi erano sempre i 3, quelli sotto, insufficienti per i 4 che invece colpirono Nadine. Nadine fu colpito da 4 proiettili dentro la tenda. Per cui i conti non tornano lo stesso, a parte poi che non tornano nemmeno le traiettorie, perché le ferite su Nadine erano tutte longitudinali alle spalle, parallele alle spalle, e con queste traiettorie immaginate da Manieri, questi tramiti non potevano tornare né in senso verticale né in senso orizzontale. Va bene, allora chiudiamo l'argomento altezza del foro sulla tenda e andiamo a vedere alcuni interventi che Manieri ha fatto sui social dove in risposta magari a qualcuno che gli faceva delle osservazioni sulla base di quello che io avevo detto nei miei video. Allora, partiamo dallo scambio con l'appassionato Maurizio sul gruppo Facebook di Flans. Segnini ha solo detto la sua, non mi sembra che abbia insultato nessuno. Manieri, non ti sembra che abbia insultato nessuno?
Complimenti per l'imparzialità di giudizio, oppure non sai di cosa parli. Maurizio, è il suo modo di fare, non prendo le sue parti, può rispondere punto per punto. Manieri, il modo di fare i disegnini comprenderebbe anche dare del millantatore, del contaballe, del fabbricante di prove false e amenità del genere alle persone a cui si rivolge. Francamente non voglio avere a che fare con personaggi di questo tipo. Avrete capito che qui non si sta parlando di un problema tecnico, ma siamo sempre nell'ambito del perché Manieri non mi ha voluto rispondere. Ma è importante anche questo. Risponde Maurizio. Allora, probabilmente sì, ma anche con intenzione provocatoria, cioè diciamo che i miei interventi sono interventi, diciamo così, non so, pesanti, ma anche con intenzione provocatoria. A lei spetta, secondo me, il dovere rispondere punto per punto, in modo che dallo scontro possa emergere qualcosa di costruttivo. Lo scontro personale non giova a nessuno. Manieri, questi bei discorsi li faccia a chi attacca offendendo, non a chi si difende dal discredito e dal fango buttatogli addosso. Maurizio può sempre rispondere a chi le getta fango addosso. Manieri, a chi getta fango non rispondo, vanno solo ignorati. Non è vero. Ha fatto un video di 3 ore e 20 per rispondere a chi gli getta fango addosso, tra l'altro citando anche me, però ai miei appunti, diciamo così, tecnici, quelli non ha risposto. Allora, a questo punto, diciamo, ripeto quello che avevo detto prima, che vediamo invece gli interventi, pochissimi interventi, dove ci sono delle discussioni, diciamo così, tecniche, degli aspetti tecnici delle mie critiche, sui quali Manieri ha argomentato, no? Vediamo il doppio caricatore. Allora, il doppio caricatore, vi ricorderete che Manieri ipotizza che dopo i 5 colpi sparati da lontano contro la zanzariera, e quei 5 bossoli dei primi 5 colpi si sarebbero persi tra la vegetazione e mai ritrovati, a quel punto il mostro sarebbe andato, diciamo, nella zona della tenda mentre Michel scappava e gli avrebbe sparato contro i 9 colpi che produssero i bossoli attorno alla tenda, per cui 9 più 5 14. Sappiamo che la pistola del mostro, diciamo, c'è la presunzione che la pistola del mostro fosse da 8 colpi più 1 in canna, 9, poteva essere da 10, per cui in totale erano 11, ma comunque sempre meno dei 14. Questo cosa doveva aver comportato? Che il mostro, mentre stava sparando a Michel che scappava, a un certo momento finì i colpi e cambiò il caricatore mettendo in uno di riserva. Però questo caricatore di riserva nei delitti precedenti non era mai stato usato, perché erano sempre stati trovati al massimo 9 ossoli, ma al massimo 9 sicuramente 9 o meno proiettili o residui di proiettili, diciamo frammenti, e anche le ferite. Niente faceva pensare che il mostro avesse una pistola con più di 9 colpi, compreso quello in canna. Nemmeno a Borgo San Lorenzo, per quando Zuntini aveva detto che secondo lui la pistola era a 10 o 11 colpi. Abbiamo visto che la perizia Zuntini è una perizia che la ricostruzione non regge. Non c'è nessun motivo di pensare che anche in quel caso il mostro avesse sparato più di 9 colpi. E non sono soltanto io a dirlo, ci sono anche, diciamo, la stessa sentenza, per esempio, di secondo grado di assoluzione di Pacciani lo dice chiaro. Allora, vediamo l'appunto che fa durante la discussione su questa storia, che gli fa a Manieri un appassionato, che si chiama Lorenzo. Tu escludi in tronco la possibilità che i 5 bossoli possano carambolare in quella posizione stando davanti alla tenda? Cioè, perché tutta questa architettura dei 14 colpi? Perché, secondo Manieri, alla zanzariera sarebbe stato sparato da lontano, per cui i bossoli davanti non potevano essere quelli dei colpi contro la zanzariera. Allora ce li fa cadere dai 9 spari successivi, secondo lui, con in mezzo il cambio di un caricatore fatti vicino alla tenda mentre Michel scappava. Continua Lorenzo. Inoltre escludi che possa essere stata ruotata la pistola, cadendo lì sotto i bossoli. Questa è la mia ipotesi, che con la mano sinistra il mostro avesse sparato tenendo la pistola con il calcio in posizione orizzontale, con i bossoli che, espulsi dalla bocca di espulsione, sarebbero caduti esattamente poco lontano, diciamo, dal foro corrispondente sulla zanzariera. Questo naturalmente comporta che il mostro avesse sparato con la sinistra, cosa non da poco,
che la ricostruzione dei Manieri esclude, cosa contro la quale io appunto sto combattendo, no? Spero che i più intelligenti di voi, anche quelli che mi sono contro, diciamo, capiscano che la mia è una battaglia non contro la persona, ma è una battaglia contro quello che dice la persona e che io ritengo che sia sbagliato. Tu vuoi escludere in tronco queste possibilità offrendo un doppio caricatore che sarebbe un unicum, giusto? Inoltre la traiettoria che proponi del salto della tenda da parte del bossolo non ti sembra ancora più forzata? Manieri, cosa c'è di comune con la dinamica degli altri omicidi in quella di Scopeti? Quando il mostro di Firenze si preoccupa di nascondere i corpi delle sue vittime, cioè lui dice il doppio caricatore non l'aveva usato mai, a Scopeti lo usò, però Scopeti è un delitto del tutto particolare, perché oltre all'uso di questo secondo caricatore ci sono anche tutte queste storie. Quando il mostro di Firenze si preoccupa di nascondere i corpi delle sue vittime? Quando? Se andiamo a vedere, per esempio, a Calenzano nascose il corpo del ragazzo, lo mise nella parte, diciamo così, avvallata, di modo che chi passava nella strada antistante la stradina dove c'era la macchina non lo vedesse, perché l'aveva messo lì. Era un nasconderlo. La stessa cosa fece con il corpo della ragazza, cioè andò a fare la sua escissione portandola in mezzo alla vegetazione dove non lo vedeva nessuno, più nascondere di così. Quando una vittima riuscì a sfuggire al primo attacco del mostro di Firenze, e Mainardi a Baccaiano, a me sembra che sfuggì anche lui. Sfuggì con la macchina, non sfuggì a piedi, ma insomma sfuggì. Quale omicidio precedente non avvenne in un autoveicolo? Vabbè, questo io penso che c'entri poco con la storia del doppio caricatore. Quando uccise la vittima maschile solo con l'arma bianca, aveva finito i colpi, la uccise lì. Secondo lui invece i colpi non li utilizzò, poi vedremo. Quando spedì una busta con un brandello di corpo della vittima femminile a un magistrato? Ma cosa c'entra questo con il secondo caricatore? È chiaro no, che sono alchimie queste qua, giri di parole, sono retorica che non vogliono affrontare quello che è invece il nocciolo della cosa, che prove dell'uso di un secondo caricatore non ce ne sono né a Scopeti né nei delitti precedenti. E tu vedresti l'anomalia nell'uso di due caricatori? Questo è, diciamo così, il metodo di dimostrare le cose che spesso usa Manieri, cioè diciamo che se tu gli fai un appunto su una cosa che lui non può controbattere, no? Che non può ribattere, e lui ti fa un discorso, diciamo così, collaterale e ti addormenta con le sue argomentazioni. Infatti succede che queste persone che gli fanno questi appunti alla fine poi cedono, cioè nel senso che non insistono. Ma in questo intervento intervenne anche un altro appassionato, Bernardo. Dunque bisogna ipotizzare che in ogni delitto non abbia mai centrato i bersagli o anche oggetti con più di 9 colpi. Lo dice, siccome non c'è mai stata l'evidenza di più di 9 colpi, vuol dire che se anche lui li avesse sparati più di 9 colpi, però non ne avrebbe mai centrato le sue vittime o qualche oggetto, qualche, non so, la lamiera delle auto e così via, con più di 9 colpi. Una bella coincidenza. Sarebbe la prova inconfutabile di un doppio caricatore e che non siano stati trovati mai tutti i bossoli o comunque un numero congruo per tagliare la testa al toro. Insomma, mai furono trovati più di 9 bossoli. Inoltre dobbiamo appoggiarci sulla congettura, a dir poco forzata, per far quadrare la cosa, che il mostro di Firenze abbia sfiduciato la pistola a pochi metri di distanza, preferendo il coltello ben più impegnativo a vittima maschile viva. Cioè, nonostante che lui avesse nella pistola ancora 3 colpi, quando poi raggiunse il ragazzo che cercava di scappare, invece di sparargli, lo attaccò con il coltello. E questo si dice, ma bisogna pensare anche a questa anomalia, no, di questa ricostruzione. Ma questo lo vediamo in un intervento successivo. Mi pare chiaro che le evidenze vadano verso il singolo caricatore, il resto, pur non essendo impossibile, è fortemente improbabile visti i riscontri. Cioè, quello che dice questo Bernardo è una cosa di buon senso, cioè non si può escludere l'uso di un doppio caricatore, ma non c'è niente che lo dimostri. È una congettura. Perché allora non usarne 3? E magari quello si metteva a sparare al vento.
Risponde Manieri: il suo discorso non regge affatto, perché sparare a distanza ravvicinata su due vittime non in grado di muoversi non è la stessa cosa di sparare da una certa distanza a una persona che fugge. E questo cosa vuol dire? Cosa c'entra con il secondo caricatore? Il caricatore di scorta era tranquillamente a disposizione se fosse servito. E come fa lui a saperlo? Cioè, secondo lui, il mostro aveva sempre un secondo caricatore in tasca, ma non l'ha mai usato, se non a Scopeti, guarda caso. Ma nei delitti precedenti non gli servì, mentre a Scopeti ebbe la necessità di utilizzarlo. Qual è il problema? Il problema è che dice una cosa che non può dimostrare. Io posso dirne mille altre, e allora cosa facciamo? Francamente non capisco il motivo di tanta testardaggine sul negare l'uso di un caricatore aggiuntivo. Cioè, a questo punto sarebbe l'onere di Bernardo e di quelli come me di dimostrare che non ci fu un secondo caricatore, non lui che deve dimostrare che ci fu invece. Come se la normalità fosse quella di avere un secondo caricatore pronto, cosa che negli altri delitti non era mai successa. Le pistole semiautomatiche sono nate apposta per consentire il cambio rapido di un caricatore e avere un'ampia autonomia di fuoco. Chi sarebbe tanto stupido da andare a compiere un omicidio di una coppia con un numero limitato di colpi, considerando che non è mai stato necessario, non è nemmeno oggi, il possesso di un porto d'armi per l'acquisto di un caricatore? Lei parla di riscontri, ebbene sono proprio i riscontri a dirci che a Scopeti furono sparati almeno 14 colpi. E qui c'è l'oratoria di Manieri che naturalmente sopperisce alla mancanza di ragione dal punto di vista tecnico. Cioè il fatto che il mostro non avesse un secondo caricatore, non l'avesse mai usato, non c'è nessuna evidenza che lo avesse usato, eppure se andiamo a vedere per esempio a Baccaiano lui utilizzò l'ultimo colpo per dare il colpo di grazia al ragazzo, però poi lo lasciò ancora vivo. Ora, dopo che il ragazzo era fuggito, aveva dimostrato tutta la sua vitalità, no? Insomma si era dimostrato un osso duro, si deve pensare che prima di andare via il mostro gli sparò il colpo di grazia per evitare che se era ancora vivo magari potesse descriverlo. Io penso che le cose andarono così, perché poi non è che dopo quel colpo lui fece qualcosa, fece un'escissione, se ne scappò via. E allora a quel punto lì, se avesse avuto nella pistola qualche colpo in più, avesse avuto un secondo caricatore, l'avrebbe inserito e avrebbe sparato un altro paio di colpi o tre di sicurezza. E invece no, gli sparò quell'unico colpo che era l'unico che gli era rimasto. E infatti i bossoli contati furono 9. Cioè è inutile arrampicarsi sui vetri per cercare degli appigli su una cosa che è assolutamente non dimostrata e assolutamente indimostrabile. Invece c'è da dire che la mancanza di questo secondo caricatore, cioè il fatto che il mostro non avesse avuto a disposizione un secondo caricatore, che sarebbe stato facile procurarselo, però bisognava andare a comprarlo, in armeria a comprarlo, può voler dire tante cose. Descrive un individuo che tanta dimestichezza con le armi da fuoco non doveva averla. A questo punto andiamo al discorso all'appunto che fa Bernardo dicendo: ma allora perché quando il mostro è arrivato addosso al ragazzo, invece di sparargli i colpi rimasti lo ha aggredito con il coltello? Questa è la risposta di Manieri. Come ho sempre detto, l'uso dell'arma da fuoco da parte del mostro di Firenze era funzionale a compensare la sua inferiorità numerica nell'affrontare le due vittime. L'arma da fuoco gli consentiva di mettere fuori gioco immediatamente la vittima maschile, il potenziale avversario più forte, per poi dedicarsi alle sue atroci attività. Ma nel corpo a corpo la sua arma preferita era il coltello. E questa è un po' come la storia del boss messo lì come firma, no? Cioè una cosa mai ipotizzata da nessuno. Lui ne aveva bisogno per giustificare il fatto che il boss lo fosse rimasto lì, nonostante il via vai del corpo della donna dall'ingresso della tenda, per far sì che il boss fosse lì, si è inventato la storia della firma, no? Il boss te lo metto lì. E qui siamo allo stesso livello, cioè diciamo che non c'è spiegazione al fatto che il mostro, avendo 3 colpi nella sua pistola, quando raggiunse il ragazzo preferì aggredirlo con il coltello, anche perché fu un corpo a corpo difficile. I primi colpi non andarono nemmeno a segno, cioè il ragazzo tentò di fuggire. È evidente, no, che se lui avesse avuto la pistola carica, gli avrebbe sparato con la pistola. Nel corpo a corpo la sua arma preferita era il coltello, che usò ogni volta che ne ebbe l'opportunità e l'occasione. E qui
Manieri si sbaglia, perché se noi andiamo a vedere, per esempio, a Scandicci, il mostro sparò il colpo di grazia a entrambe le vittime, ma gli sparò. Cioè, perché allora a quel punto le vittime erano ferme, erano immobili? Se lui avesse avuto gusto a infierire con il coltello, avrebbe usato il coltello e non gli avrebbe sparato. Poi usò il coltello di sicurezza sul ragazzo perché voleva essere sicuro che, diciamo, che fosse morto del tutto, però per dargli questo colpo di grazia utilizzò la pistola. Avrebbe potuto utilizzare il coltello se preferiva quello. Stessa cosa a Calenzano con il ragazzo, anche lì. Quando il mostro girò dalla parte del guidatore per dare il colpo, per sparare al ragazzo che aveva tentato, diciamo così, di uscire dalla macchina, gli sparò. Poi dopo, anche lì, come aveva fatto a Scandicci, dette diciamo, delle coltellate di sicurezza, però invece di avvicinarsi, magari rischiando che questo qui smanacciasse, facesse qualcosa, gli sparò da lontano. E invece no, a Scopeti, siccome a Manieri non gli tornano i conti, il mostro preferì aggredirlo con il coltello. Nel caso di Scopeti utilizzò l'arma da fuoco fino a che la distanza con la vittima era tale da non consentirgli un attacco diretto con l'arma bianca. Ho capito, ma allora, mentre il ragazzo scappava, che non conosceva il posto, chissà, che poteva inseguirlo, no? Poteva inseguirlo e aggredirlo con il coltello già da subito. E no, invece da fermo gli sparò addirittura 9 colpi, senza quasi mai colpirlo, lo colpì una volta sola. Cosa, cioè, è chiaro, no, che sta cercando di far tornare dei conti che non tornano. Ma non appena gli fu possibile, passò dall'arma da fuoco a quella da taglio, che utilizzò con grande dimestichezza. E ecco come lui se la cava così, diciamo, per fronteggiare una critica che è una critica alla quale non c'è una risposta tecnica, ma c'è soltanto una risposta retorica. Ma leggiamo la perizia De Fazio, nella quale si esprime più volte la preferenza del mostro contrariamente, cioè la si esprime come fatto, diciamo così, anomalo rispetto ai suoi tristi colleghi, cioè la preferenza dell'uso della pistola al posto del coltello, ma l'uso del coltello soltanto, diciamo così, per necessità, non per gusto. Riguardo alla dinamica omicidaria, e questo dice De Fazio, va ancora sottolineato che, fatta eccezione per il secondo caso, per quanto attiene alla vittima femminile, sappiamo già che il caso di Borgo San Lorenzo è un caso a parte, vediamo, diciamo, la parte seriale da Scandicci in poi, va ancora sottolineato che appare sempre prioritaria da parte dell'omicida l'intenzione di uccidere le vittime e di essere certo della loro morte rispetto ad azioni successive, quali ad esempio l'escissione o i colpi d'arma bianca. Né sembra vi sia ricerca di contatto fisico con le vittime, in vita o agonizzanti, come avviene nella maggior parte dell'Ustmord, in cui vengono predilette modalità omicidiarie quali lo strangolamento o l'uso dell'arma da punta e taglio, in quanto consentono la lotta corpo a corpo, la percezione degli spasmi della vittima agonizzante e il contatto con il sangue. Nella sequenza omicidiaria in esame sono costantemente assenti segni di strangolamento, il contatto con le vittime appare ridotto al minimo indispensabile, sia nella fase omicidiaria vera e propria, sia in quella preparatoria ed esecutiva dell'escissione. Cioè, quello che dice De Fazio è che il mostro non aveva nessun interesse, nessun gusto ad avere dei corpo a corpo con le sue vittime, cioè lui voleva solo ucciderle. L'uso del coltello era perché, diciamo, c'era un motivo, ne aveva bisogno. In alcuni casi, nella maggior parte dei casi, era una sicurezza maggiore che soprattutto il maschio fosse morto per potersi dedicare alle sue operazioni sulla donna. Nel caso del diritto di Vicchio ci fu un uso del coltello, diciamo così, più ampio, ma la situazione era quella di un ragazzo che era dentro la macchina esanime, privo di conoscenza, però rantolava che c'era anche del vomito, e lui, come dice anche De Fazio e come io penso sia abbastanza ipotizzabile, cercò di risparmiare i colpi, cercò di arrivare al delitto successivo, che fu l'ultimo, con il caricatore pieno, e infatti utilizzò soltanto 5 colpi a Vicchio, il numero minimo. Va bene, passiamo a un altro argomento, quello del rigor mortis. Allora, in un altro intervento, sempre sui social, scrive questo Manieri. Secondo il consulente medico-legale di Vieri Adriani, la rigidità potrebbe essere stata indotta dai gas di putrefazione e non per il fenomeno del rigor mortis. Beh, chi ha visto la seconda parte del mio video
dei miei video su questo argomento sa di cosa si sta parlando, no? È inutile che lo ripeta. Io non sono un medico legale, ma ho fatto esami di fisica 1, fisica 2, fisica tecnica, meccanica razionale, meccanica applicata alle macchine, oltre che idraulica. Per cui qualcuno dovrebbe spiegarci come sia conciliabile un corpo che possa gonfiarsi a tal punto da simulare la rigidità nei vari distretti, con la presenza di numerose coltellate profonde e penetranti al punto che provocarono la morte alla schiena, al collo, al torace e al basso ventre. Cioè, secondo lui, la presenza di queste ferite avrebbero impedito al corpo praticamente di gonfiarsi per i gas della putrefazione. Voglio ricordare che per impedire ai corpi di riaffiorare se buttati in acqua durante la seconda guerra mondiale nella zona del lago di Como, i partigiani sparassero alle loro vittime un colpo alla testa e uno al ventre prima di buttarli in acqua, con la motivazione che il cadavere dovesse bere per restare sul fondo del lago. Come poteva gonfiarsi per effetto dei gas della putrefazione un corpo con ferite d'arma bianca penetranti anche nella zona del basso ventre e dei polmoni, al punto da divenire rigido nei vari distretti? Ce lo dovrebbero spiegare scientificamente e non veicolare affermazioni al solo scopo di smentire una evidenza presente agli atti. Questo dice Manieri, no? Con questa sua ipotesi che i fori, diciamo così, delle ferite avessero impedito questa pseudo-rigidità cadaverica che il dottore Edoardo Bianchi ha proposto in questo video, in questa intervista che gli è stata fatta da Cocchi, come spiegazione alla incongruenza tra una parte della perizia autoptica e un'altra parte. Appunto, io ricordo che nella documentazione autoptica da una parte si dice che a lunedì a mezzanotte il rigor mortis era terminato o era lì per terminare, insomma questione di ore. In un'altra parte si dice che invece al mercoledì mattina era ancora in opera. Naturalmente Manieri, che vuole collocare il delitto alla domenica mattina, dà retta a questa seconda parte e non alla prima. E non si chiede perché in un'altra parte si parla di lunedì a mezzanotte con la rigidità cadaverica che è scomparsa. Allora io cosa ho fatto? Io ho mandato a questo punto una mail al dottor Bianchi, dottor Franchi, no? Ho detto Bianchi ma è Franchi, al dottor Franchi, gli ho mandato questo screenshot che mi era stato passato e gli ho chiesto cosa ne pensasse e gli ho anche detto così: a me pare, ho aggiunto io sotto questo screenshot, a me pare che il discorso non regga, sia perché i tessuti attorno alle ferite di coltello dovrebbero aver chiuso i fori per effetto della putrefazione, sia perché credo che i gas che intendeva lei non fossero soltanto quelli che si raccolgono nel torace, o magari anche nella pancia, ma magari anche nei muscoli stessi, altrimenti non potrebbero spiegare la rigidità degli arti. Cioè, se questi gas di putrefazione fossero solo quelli delle zone cave, cioè torace e addome, questi non spiegherebbero la rigidità degli arti, no? Perché questi gas non andrebbero negli arti. Se potesse scrivermi 2 righe sull'argomento le sarei grato. E questa è un giorno dopo è arrivata la risposta del dottor Franchi. È fin troppo banale per gli addetti ai lavori che la putrefazione sia un processo che interviene in ogni tessuto. Il corpo umano non è uno pneumatico che se lo fuori si sgonfia. La presenza delle discontinuazioni prodotte dalle ferite non influenza minimamente la distensione dei gas putrefattivi, che è un fenomeno visibile anche a livello microscopico, cellulare. È evidente, è quello che pensavo io da uno che non sa nulla, no? Da uno che non sa nulla, fortunatamente, non sapendo nulla, ci ho azzeccato. Manieri, sapendo tutto, accannato. Cioè io ci ho azzeccato perché ho pensato appunto che questi gas fossero proprio all'interno delle cellule, fossero, diciamo, tra le fibre, altrimenti non si spiegherebbe questa rigidità degli arti. E la risposta del dottor Franchi me lo conferma. Io gli ho anche chiesto il permesso di essere citato ancora una volta e lui me l'ha accordato. Veniamo adesso a un'altra parte. Ecco, questa parte qui io non l'avevo affrontata nei miei video, però diciamo è un argomento che c'entra qualcosa con lo spostamento del cadavere, che appunto Manieri dice che è stato messo fuori dalla tenda, poi rimesso dentro la tenda. Allora, per dimostrare questi movimenti del cadavere, Manieri fa la cosiddetta analisi Bloodstain Pattern Analysis, io la dico all'italiana BPA,
cioè l'analisi, diciamo, degli schizzi di sangue, no? Chi come me è stato appassionato dei telefilm di Dexter, a me piaceva Dexter, e lui era uno che studiava proprio quello, cioè uno della scientifica che era esperto nell'interpretazione degli schizzi di sangue, e Manieri fa il Dexter della situazione, no? Cioè lui prende questa immagine, è l'immagine reale camuffata per il rispetto della vittima. Come si vede, diciamo che il sangue è calato sulle spalle in una striscia, ma poi si è anche distribuito da una parte e dall'altra, verso i fianchi. E lui fa tutto un discorso di spostamento di fianco all'altro, di qui e di là e tutto. C'è un discorso che secondo me non ha il minimo significato, per un motivo molto semplice, che lui fa questo discorso limitato agli spostamenti al momento delle scissioni, cioè lui fa questo ragionamento che il mostro l'ha presa di qui, l'ha presa di là, però diciamo che i movimenti che vengono fatti fare al corpo potevano essere stati fatti anche senza bisogno di tirarlo fuori dalla tenda. Io avevo detto che secondo me il corpo è stato semplicemente ruotato, e nel ruotarlo il mostro può averlo preso, diciamo così, per le ascelle, tirato su con il sangue che colava sulla schiena, poi spostandolo di qua, spostandolo di là, al lato del reinserimento, eccetera, eccetera, il sangue poteva essersi distribuito, no? Lì, diciamo, è impossibile stabilire quali possono essere stati questi movimenti. Ma c'è un'altra cosa, secondo me, è questa. Cioè il cadavere della ragazza rimase dentro la tenda insieme al suo partner vivo per quanto tempo? Cioè Manieri fa uscire il ragazzo dalla tenda in tempo 2-3 secondi, cioè il mostro spara da lontano, l'abbiamo visto nell'altro video, spara da lontano, poi si muove, non riesce a salire sulla scarpatina perché è troppo alta, si muove, fa il giro, ma a tempo 4-5 secondi era davanti alla tenda. Ecco, secondo Manieri il ragazzo era già riuscito a uscire e stava fuggendo, cosa assurda, no? Questo l'abbiamo visto. Il ragazzo dentro la tenda c'è stato diverso tempo, anzi, diciamo che una notizia che è uscita un paio d'anni fa ci dice che ci stette davvero tanto tempo. Evidentemente in quel tempo che lui stette dentro la tenda, il mostro, successe un po' quello che era già successo a Baccaiano. Il mostro era convinto di aver ucciso entrambi o di averli invalidati. Era andato in giro a verificare che non ci fosse qualcuno che aveva sentito i colpi, un po' come a Baccaiano, no? Dove si era spostato dalla macchina per andare a vedere se lungo la strada antistante passavano altre macchine che magari passarono. Dico questo, che ci rimase molto tempo, perché furono trovati vicino al suo cadavere i suoi pantaloni. Su questi pantaloni torneremo quando ci sarà il momento del video sulla mia dinamica, ci torneremo. Questi pantaloni sono una notizia molto importante. Questi pantaloni erano sicuramente suoi, perché nel resoconto della scientifica non ci sono i pantaloni trovati nella tenda. Nella tenda non furono trovati i pantaloni suoi. E dove erano questi pantaloni? Lui se li era messi. Cioè, mentre il mostro è andato in giro a cercare, a vedere, verificare che nessuno avesse sentito, convinto che lui fosse morto, lui si era messo i pantaloni aveva preferito metterseli, se li aveva infilati alla svelta e poi era scappato. Ecco perché il mostro, diciamo, non era riuscito a fermarlo. È possibile che il mostro si fosse accorto, diciamo, fosse arrivato al momento in cui lui usciva dalla tenda, si fosse accorto, avesse sentito rumori e che fosse stato travolto da lui che usciva. Secondo me questa è comunque una cosa da mettere in conto per come sono disposti i bossoli, ma questo lo vedremo nella mia ricostruzione. In ogni caso, in questo tempo che il ragazzo rimase dentro la tenda, lui si scrollò di dosso la sua povera fidanzata, no? Se la scrollò di dosso, la spostò il corpo, per cui è in quel momento che più che altro si produssero queste macchie di sangue. La ragazza era anche sopra di lui, era anche i tramiti delle ferite ce lo dicono, era in verticale il suo torace, non era giù schiacciata. Per cui insomma i movimenti del sangue molto probabilmente sono da imputarsi più a questa fase che a quella delle scissioni.
con il sangue che poi si seccò, insomma, perché il sangue se è in quantità minima su una superficie si secca subito, non è che ci vuole chissà quanto, no? Il tempo che poi il mostro ebbe, gli ci volle per inseguire il ragazzo, per poi ucciderlo, per spostare il suo cadavere, il sangue che era colato sulle spalle della ragazza ebbe il tempo di coagularsi, secondo me. Per cui quello che poi successe dopo, all'atto dell'escissione, influì poco. Allora, diciamo che per quello che ho avuto io come interventi di Manieri sui social abbiamo finito, non me ne sono stati passati altri, ci sono tante altre cose, poi farò delle domande in fondo a Manieri alle quali spero non risponderà, no, perché non sa cosa rispondere, però io le faccio lo stesso, magari possono rispondere i suoi fan, che ne ha tanti. Adesso affrontiamo invece il problema dei bossoli. Cioè io vengo accusato dai suoi ammiratori di averlo, diciamo così, denigrato, accusandolo di falsificare le prove, cosa che dice anche lui. Allora, sentiamo cosa dice in un intervento sempre sui social riguardo questi bossoli. Chi ha scoperto che i bossoli repertati dalla scientifica il martedì mattina erano già stati fotografati il lunedì pomeriggio e ha mostrato le immagini ai professionisti dell'analisi balistica di cui parlavo? E questi professionisti dell'analisi balistica cosa hanno detto? Sarebbe interessante saperlo. Chi ha scoperto che la reale posizione dei bossoli non era quella rilevata, ma un'altra e ben diversa, ricca di implicazioni sulla dinamica del delitto? Lui l'ha scoperto, no? Dice. Peccato che questa sua scoperta non l'abbia assolutamente dimostrata. Vediamo prima di tutto di cosa stiamo parlando. Allora, sappiamo che di fronte alla tenda vennero trovati 6 bossoli, ma non subito il lunedì quando i cadaveri furono scoperti, ma al martedì mattina. Ce lo dice il rapporto della polizia scientifica, diciamo un addendum, la seconda parte. L'anno 1985, a D10 del mese di settembre, dalle ore 10 alle ore 12:30, in San Casciano Val di Pesa, noi sottoscritti, e qui ci sono i nomi, tra cui Autorino, ci siamo recati sulla piazzola per eseguire ulteriori sopralluogo nell'area di rinvenimento dei cadaveri. Si è proceduto a una ispezione con l'uso del metal detector del terreno adiacente alla tenda. Detta operazione ha portato al ritrovamento tra ciuffi di erba secca antistanti l'apertura principale della tenda di numero 6 bossoli. Seguono tutte le misure. E seguono le misure, questo lo dico io. Ecco, allora, qui dice appunto il rapporto della scientifica che questi bossoli vennero trovati con il metal detector, evidentemente si erano intrufolati, cioè i bossoli sono così. Questo è un bossolo di una calibro 22 LR, no? Cioè un oggettino così si era infilato in mezzo ai ciuffi d'erba secca, dice qua. In questa foto possiamo vedere la disposizione dei bossoli, così come risulta da rilievi della scientifica. Partendo da destra vediamo i bossoli EF, H, A, Q e O. Allora, cosa dice Manieri? Che la posizione dei bossoli a lunedì era diversa da quella riscontrata poi al martedì. E qui vediamo in questa immagine queste due disposizioni. Sotto vediamo il martedì, la posizione che tutti conosciamo, no? Che è quella anche della foto che ho mostrato prima. Ci sono 5 bossoli abbastanza vicini al bordo della tenda, ce n'è uno che si discosta di un'ottantina di centimetri, il bossolo A. Ecco, secondo Manieri, questi 6 bossoli erano tutti vicino alla tenda e come si vede il bossolo F aveva cambiato posizione anche se era rimasto vicino, il bossolo H più o meno era lì, il bossolo Q e il bossolo O si erano spostati un po' verso il basso, qui c'è anche il discorso della tenda che fu spostata, ma io lì non mi addentrerei. Ma il bossolo che più degli altri avrebbe cambiato posizione è il bossolo A, che originariamente, secondo Manieri, era insieme agli altri, proprio a ridosso della tenda. Allora, come è giunto Manieri a questa scoperta così sconvolgente, no? Cioè, lui dice, secondo lui sarebbe la scoperta, praticamente nella storia del mostro, sarebbe la scoperta del secolo questa. E lui l'avrebbe scoperta analizzando la foto
Del davanti della tenda, la foto nota da anni, no? Una foto inserita nel documentario di History Channel e da lì, presa da lì, si è sparsa per tutto il web. Una foto della tenda sul davanti con dentro il corpo ancora di Nadine, per cui era la foto del lunedì pomeriggio. La foto di History Channel è di qualità abbastanza bassa, cioè di risoluzione modesta. Sembra che Manieri, lo mostra nei suoi video, abbia una foto di risoluzione molto superiore. E lui cosa ha fatto? Ha reso in bianco e nero il terreno e ha evidenziato, colorati di marrone, dei bossoli che non ci sarebbero dovuti essere. Cioè questi bossoli sarebbero dovuti essere nascosti in mezzo alla vegetazione, di modo che chi era lì davanti alla tenda, che stette lì tutto il pomeriggio, non li vide. Sarebbero stati trovati soltanto il giorno dopo con il metal detector. Ecco, secondo Manieri invece erano visibilissimi. E lo dimostra con questo sistema. In questa foto abbiamo i bossoli A, H, F, D e in quest'altra abbiamo i bossoli Q ed O. Lui ha fatto vedere questa foto, questa foto in bianco e nero, dove via via ingrandendola a un certo punto compaiono queste macchie marroni, color ottone, color bronzo più che ottone, e a forma di bossolo, cioè più o meno dei cilindretti, e secondo lui quelli sarebbero stati i bossoli che nessuno aveva visto. Io ho cercato di dire, ma sì, ma la foto originale, cioè quella non trattata, cioè quella a nitidezza, diciamo così, a risoluzione alta, che tu hai utilizzato per far emergere questi bossoli, dov'è? Cioè faccela vedere, rendila disponibile, mettila in download sul tuo blog, che hai un blog, no? Un blog storico. Togli la parte dove c'è il cadavere della donna oppure lo mascheri, ma l'importante è la parte sottostante la tenda con questi bossoli che nessuno aveva mai visto. Fammi vedere la foto originale, fammi vedere il metodo con il quale tu sei riuscito a farli emergere. E lui non ha mai voluto sapere. Per far capire le resistenze di Manieri a mostrare questa foto dalla quale lui sarebbe riuscito a evidenziare questi bossoli, c'è uno scambio che io sono intervenuto su un video che non era suo, era un video, La notte del mistero, il soggetto ignoto parte 2, credo di Radio Florence International, qualcosa del genere. Lui ha detto questo: tutta questa roba è documentata e è a disposizione di chiunque volesse approfondirla, perché chi ha il materiale originale può verificarlo in qualunque momento. Come dire, cioè chi ha quella foto che io non vi do può verificarlo. Ho capito, ma se tu non la dai, chi ce l'ha questa foto? Io l'ho cercata disperatamente da Cappelletti e da Adriani, per esempio, poi vi dirò, ma questa foto, così come dice lui, così a alta risoluzione, non ce l'hanno. Per cui chi può verificare quello che lui dice? E io dico, questo dice Manieri nel video, ma che discorso è? Il materiale originale sembra che ce l'abbia solo lui, tra chi sta studiando il caso, ma si guarda bene dal metodo a disposizione, se lo tiene e su quello fa le sue considerazioni, sulle quali a questo punto gli si dovrebbe credere sulla parola. Mi meraviglio che gli altri due mostrologi non glielo abbiano fatto notare, cioè insieme a lui c'erano Valerio Scrivo e Lorenzo Mencaccini, che di fronte a questa sua affermazione assolutamente criticabile sono stati zitti. Manieri non è intervenuto, interviene un ascoltatore. Cristian, speriamo che Manieri risponda, sarebbe importante chiarire l'argomento. Mi sembra evidente, no? E allora risponde Manieri, risponde a lui, non a me. Ciao, l'argomento è già chiarito. A chi mi lancia accuse spericolate di aver creato immagini fake o di mentire mi perdonerai, ma l'unica risposta degna sarebbe o una querela addirittura, o, come ho preferito fare, semplicemente ignorarlo per il suo stesso interesse. Cioè io non sarei padrone di dire, se non mi dimostri quello che affermi, io non ci credo. Cioè non sarei padrone di dire questo, sarei passibile di querela per dire questo. Questo è, diciamo, il livello di retorica, di parlantina, diciamo così, di Manieri, no? Bisogna dire le cose come stanno. Io non ce l'ho con lui, però bisogna dire
che quando dice queste cose bisogna censurarle fortemente. Del resto basta leggere il suo blog per capire il livello davvero basso delle contestazioni mossemi. Cioè, a voi avete visto i miei 2 video, qualcuno avrà letto anche il mio articolo, ditemi voi se le contestazioni che io gli ho mosso sono di livello basso, no? Quando mi riferiva a chi sta studiando il caso, io non pensavo certo ai cosiddetti mostrologi, gente che non ha mai portato alcun reale elemento oggettivo di conoscenza aggiuntiva alla vicenda e dei quali mi disinteresso nel modo più completo, ma pensavo a chi ha un reale interesse professionale nella ricerca della verità, cioè agli investigatori e alle forze dell'ordine, verso cui la mia disponibilità è completa. A questo punto intervengo io. Non ho accusato nessuno di fabbricare prove false, ho solo chiesto che tu le esibisca queste prove e se mi permetti, finché non le tiri fuori, io a questi bossoli che camminano non ci credo, ma sono sempre pronta a ricredermi, naturalmente se tiri fuori le prove. Mi stupisco davvero che sulla fiducia tu riesca persino a farti pagare. Bah, il mondo è davvero strano. Interviene Luca. Mi scusi signor Manieri, ma lei non deve render conto al dottor Segnini, ma a tutti gli appassionati che come me la seguono da tempo. Faccio fatica a comprendere quale sia la difficoltà nel pubblicare questa foto. Da appassionato ed ascoltatore aspetto una sua risposta chiara. Grazie. Manieri risponde: non confondiamo, io le prove le ho mostrate, perché i bossoli si vedono con tutta evidenza nella fotografia scattata lunedì pomeriggio, analizzata nel mio video. Cioè, quella foto che lui ha trattato facendo diventare tutto bianco e nero e facendo emergere questi bei bossoli, no? Che naturalmente sappiamo bene i miracoli che può fare uno strumento come Photoshop. Non dico che l'abbia fatto lui, però non può pretendere che uno gli creda se non fa vedere la foto originale. Altra cosa è la pretesa di chi ipotizza fantasiose e offensive falsificazioni, ma io non le ipotizzerei se tu mi facessi vedere la foto. Se non avessi mostrato le immagini, lei avrebbe ragione, ma siccome ho mostrato ciò di cui parlo, sì, ma quello che tu hai trattato, questo problema non si pone. Lei è liberissimo di credere a chi vuole, anche chi ipotizza che io mi sia inventato tutto. È una sua scelta, non mia. Luca, guardi, forse mi sbaglio io, ma lei ha mai pubblicato la foto originale non trattata? A me non sembra. Manieri, non le risulta perché non ha visto i miei video, ovviamente. A questo punto è intervenuto il mio collaboratore Leonardo Settimelli, che è un fotografo, videomaker, che di grafica se ne intende. Io a lui avevo mandato una foto da controllare, che poi vi dico. Salve, mi chiamo Leonardo Settimelli, sono un videomaker e grafico, non capisco niente di balistica, ma abbastanza di immagini digitali. Il dottor Segnini ha chiesto a me di verificare su una foto a media risoluzione la presenza dei bossoli della discordia. Il punto è questo: nonostante la risoluzione dell'immagine non sia eccelsa, risulta comunque visibile il bossolo ufficiale, segnalato con la lettera G. Ciò significa che eventuali altri bossoli dovrebbero essere altrettanto visibili, ma nelle zone indicate dal Manieri non se ne vede traccia. Personalmente sono convinto che non ci sia niente. Risponde Manieri. Le anticipo che dalle sue premesse mi sembra evidente che lei ha analizzato la sua immagine, che non è la mia, quindi mi aspetto che spieghi i razionali secondo i quali estende le conclusioni maturate sulla visione di una immagine a una immagine di risoluzione diversa B, che lei non ha a disposizione. E allora dammela! Già questo depone per un evidente vizio logico e tecnico che mina alla base la sua analisi e le sue conclusioni. Cerco di spiegarmi meglio. Se lei fosse chiamata ad esaminare un veicolo coinvolto in un incidente in qualità di perito, lei deve analizzare il veicolo coinvolto, non uno simile di cui lei dispone, per poi estendere le sue conclusioni in modo arbitrario. Cioè di fronte a una... non so, a un'ipocrisia del genere, no? Cioè, sta dicendo Manieri, ma tu hai guardato un'immagine che non è la mia, per cui non puoi giungere alle mie stesse conclusioni. E ho capito, ma allora dammi la tua immagine, dimostrami, dammi modo di arrivare alle tue stesse conclusioni. Se io ci arrivo e le capisco e le approvo, ci credo a quel punto lì. A questo punto interviene una persona di buon senso. Christian, mi permetto di intervenire nella discussione. Ho sempre stimato sia Segnini che Manieri, seguo i rispettivi blog da un po' di tempo. Devo dire che in questo caso non ho apprezzato i toni sprezzanti di Segnini.
Ma è evidente che Manieri non voglia concedere l'utilizzo della foto. È triste che uno studioso accampi tutte queste scuse. Se non ricordo male, lei, Manieri, disse che tutti dovrebbero avere accesso agli atti. Se Nino le sta antipatico va bene, non dia la foto a lui, ma a tutti, la renda pubblica, non mostrando il corpo della povera Nadine. Poi però dice che forse è meglio che siano solo alcuni studiosi, che dovrebbero probabilmente presentare domanda in carta bollata, a poter sperare, con le dovute genuflessioni, di ottenere la foto. Mi dispiace dirglielo, ma se lei ha la foto e si sente forte delle sue idee, non si dovrebbe comportare così. Se nella storia solo gli accademici riconosciuti avessero avuto accesso agli strumenti di ricerca, saremmo probabilmente ancora all'età della pietra. Rimane immutata la stima dello studioso nonostante la caduta di stile. Risponde Manieri: nessuna caduta di stile, mi creda, anzi è proprio l'esatto contrario. Si chiama rispetto dell'etica professionale. L'accesso alle fonti è importante, ma a determinate condizioni. Accedere alle fonti non significa poi renderle pubbliche. Cioè, in una comunità scientifica in cui qualcuno annuncia una scoperta, diciamo, gli elementi che lo hanno portato a questa scoperta vengono pubblicati in riviste che sono disponibili per tutti. Ci sono naturalmente le riviste per specialisti, ci sono riviste che sono a metà strada, ma per esempio sulle scienze vengono pubblicate tantissime scoperte, no? Corredate di ponderose spiegazioni. Io rendo pubblici i risultati dei miei studi, che è cosa ben diversa da ciò che mi chiede, che lei avrebbe dovuto ben capire anche senza questa mia spiegazione. Come dire, cioè io rendo disponibili i risultati che ho raggiunto io, ma non vi dico come, ci dovete credere. Questo è il discorso di Manieri. E io non so se la gente che mi scrive, cioè uno mi scrive così: un certo Emiliano Tagliaferri, Manieri adotta metodi scientifici e porta l'ascoltatore su piani di ragionamento logici. In generale, chi manifesta l'antipatia umana verso un suo pari, cioè sarei io, e l'antepone come presupposto delle proprie convinzioni e tesi, sottrae credibilità a se stesso. Cioè io sarei non credibile, e Manieri, che si rifiuta di rendere disponibile la prova delle sue affermazioni gravi, no? Perché sono affermazioni che vanno a contestare una verità giudiziaria, una verità, diciamo così, degli atti, sulla quale tutti hanno tenuto presente quella, come me, nella mia ricostruzione io ho tenuto presente quella disposizione delle vostre. Adesso tu me la metti in forze e non mi dici come hai fatto a scoprire che non era così. Ribadisco che sono ben lieto di offrire i risultati dei miei studi e la più completa collaborazione a chi per dovere di ufficio si occupa di questa vicenda. Cioè lui scrive sui forum, fa i video per tutti, però i risultati dei suoi studi li renderà disponibili soltanto agli investigatori, alle forze dell'ordine, che non hanno più nessun interesse a mettere il naso in questa vicenda. Luca all'inizio dice che non la vuole pubblicare per rispetto della vittima, poi dice che è già stata pubblicata, poi dice di non poterla pubblicare per motivi tecnici. In buona sostanza, signor Manieri, dopo 2 giorni di discussioni, lei ammette di averci preso tutti per i fondelli. Spero di non essere l'unico ad essersene accorto. Buon proseguimento. È certo che non sia l'unico, caro Luca. Penso che siano in tanti ad essersene accorti. Luca e Christian sicuramente, ma penso che siano in tanti. Concludiamo con la conclusione di Manieri. Lei sta dando una lettura del tutto distorta di quanto detto, che ricapitalizzo per chiarezza di tutti. 1. L'immagine intera presenta il corpo di Nadine visibile all'interno della tenda e quindi, per rispetto della vittima e delle leggi, non è pubblicabile. E vabbè, l'ha pubblicata History Channel, addirittura con l'immagine del corpo visibile, la puoi pubblicare mettendo una parte nera a coprire l'immagine del corpo. La parte di immagine relativa alla presenza dei bossoli, che è la zona antistante l'ingresso della tenda, è stata già pubblicata in dettaglio e oggetto di analisi approfondite in più video sul mio canale YouTube. Sì, peccato però che sia la foto trattata e non quella originale. E qui arrivano le parolone, no? Il file digitale dell'immagine, che non è sinonimo di immagine, ma si tratta di un oggetto digitale contenente informazioni in termini di dati e di metadati. Allora, io sono un informatico, so benissimo come vengono codificate le immagini, no? Si dipende dal tipo di immagine, dal tipo di codifica. Ci sono i metadati che sono così, è la descrizione del metodo di codifica.
Però cosa c'entra questo? Cioè sono delle parolone che servono per chi non conosce la materia a dire ah caspita quante cose sa questo, allora bisogna credere a tutto. Quindi è cosa diversa dal concetto di immagine visualizzata, non può essere reso pubblico per i motivi tecnici già spiegati. Quali motivi tecnici? Io non ho trovato nessuna spiegazione. Spero sia chiara la differenza fra i concetti espressi e l'estrema sintesi delle sue conclusioni, che non condivido e di cui aspetto le sue scuse. Buon proseguimento. Allora, diciamo pure che se ci dovesse essere una gara tra arrampicatori di specchi, Manieri sicuramente, insomma ce ne sono di arrampicatori sugli specchi, ma lui è uno che è veramente bravo. Allora, diciamo a fronte del rifiuto di Manieri di rendere disponibile questa foto miracolosa dalla quale sarebbero usciti questi bossoli, io cosa ho fatto? Ho cercato nelle mie fonti. Ho prima interpellato il solito Francesco Cappelletti che gentilmente mi ha mandato il suo PDF, lui aveva un PDF con le immagini, però l'immagine era di qualità, era di buona qualità, ma non era di qualità, diciamo che i bossoli assolutamente non si vedevano, però si capiva che non era un dettaglio, diciamo, che mi consentiva di essere tranquillo nel dire i bossoli non ci sono. Allora ho chiesto a Vieri Adriani. Io ero stato qualche anno fa a trovarlo a Firenze e lui mi aveva mostrato, senza darmelo, senza diciamo darmi modo di fotocopiarlo, io non gliel'avevo nemmeno chiesto tra l'altro, il dossier con tutte le foto del delitto, no? Le foto erano di ottima qualità, tra l'altro orribili, una cosa, erano di buona qualità. Io me ne sono ricordato, gli ho telefonato e gli ho spiegato la situazione e lui gentilmente ha preso questa foto, è andato in una copisteria, si è fatto fare uno scanning della foto alla massima risoluzione possibile e mi ha mandato il relativo PDF. Io cosa ho fatto? Ho guardato questa foto e i bossoli non li ho visti. Ho mandato la foto a Leonardo Settimelli, come ha scritto lui nel suo intervento, e anche lui non ha visto niente. Allora poi mi sono messo a lavorare su questa immagine. Allora qui vediamo l'immagine non elaborata, è l'immagine alla massima risoluzione possibile dal PDF di Adriani, è un BMP, un bitmap, e si vede bene il bossolo G, insomma si vede il suo colore, no? Però davanti alla tenda non se ne vede nessun altro, e questo dice Settimelli, ma se io vedo quello perché non vedo gli altri? Allora vediamo questa foto sulla quale ho lavorato. Allora si vedono in basso i segmenti, i 5 segmenti che arrivano nelle zone del terreno dove Manieri avrebbe trovato i bossoli. Poi sopra la zona blu io ho messo 6 riquadri, diciamo i riquadri di questa immagine, dove si vedono le ombre che potrebbero sembrare dei bossoli, ma che alla fine i bossoli non sembrano. Sopra c'è una striscia in cui ci sono i bossoli così come appaiono dall'immagine miracolosa di Manieri, l'immagine in cui il fondo è stato desaturato, bianco e nero, e i bossoli sono stati, diciamo così, emergono con il loro colore ottone, bronzo, marrone, insomma. In alto sulla sinistra invece c'è una striscia dove ci sono le stesse zone, però tratte da una foto non trattata che Manieri ha reso disponibile, ma non è chiaramente la foto originale, è una foto tratta dal video, per cui è una foto a bassa risoluzione, nella quale si vede poco. Ecco, allora cominciamo a dare un'occhiata. Cominciamo a dire innanzitutto che il bossolo G, come si vede, ha un colore giallino, il colore dell'ottone, insomma, che è quello veramente del bossolo, un po' chiaro, ma comunque è il colore del bossolo. Ecco, vediamo che nelle zone dove Manieri fa emergere i bossoli ci sono delle macchie tutte scure, corrispondenti al bossolo E, F, poi ci sono 2 bossoli che sono uno sopra l'altro, H ed A, anche lì zona scura, anche il bossolo Q, zona scura. Se invece si va a vedere il bossolo sulla sinistra, il bossolo O, la zona è chiara. Però stranamente i bossoli che compaiono dalla foto così trattata sono tutti dello stesso colore. Ora io lascio decidere a voi se queste ombre che si vedono, che ne so, prendiamo la E per esempio, se vi si può vedere un bossolo. A me non sembra, a me sembra una delle tante macchie di colore scuro presenti sulla foto. Per esempio il bossolo H ed A, che sono uno sopra l'altro, c'è una specie di rametto che diciamo costituisce uno dei lati del bossolo, che però poi parte da sopra, e poi vabbè lì ci dovrebbero essere 2 bossoli uno sopra l'altro, ma io francamente non ce li vedo. Anche il bossolo Q si vede una struttura scura
che a metà è interrotta da una zona più chiara, non so, io lì è un rametto, che sopra c'è un altro rametto, lui prende la parte a sinistra di questa zona scura e la trasforma in un bossolo e ci fa vedere un bossolo e io non lo so. Allora, diciamo che io a questo punto, visto che Manieri non ha reso disponibile questa foto originale dalla quale tutti, come in una qualsiasi comunità scientifica, potessero verificare le sue affermazioni, io mi sento di dire che fino a prova contraria questo è un fake. Cioè lui potrà minacciare tutte le querele che vuole, ma non può pretendere che io creda a queste sue affermazioni se non me ne dà la prova. Io non ci credo. Secondo me è un fake questo. Ma ci sono altri motivi che mi inducono a ritenerlo un fake. Allora, insomma, questi bossoli, così come li evidenzia lui, se la macchina fotografica li ha fotografati, ma è possibile che le persone che sono state lì davanti tutto il pomeriggio non li avessero visti? Cioè, è una cosa assurda. Cioè, se questa macchina fotografica fosse stata una macchina fotografica a raggi X, potrei capirlo. È riuscita, non so, a luce radente, ci sono queste foto fatte in un certo modo, no? Io non sono un fotografo, lui mi sembra che si diletta nella fotografia, Settimelli è un fotografo professionista, ma diciamo che non c'è motivo per il quale dei bossoli che le persone che sono state lì davanti tutto il pomeriggio non li avessero visti e che la macchina fotografica li ha fotografati. È assurdo questo fatto, no? Poi un'altra cosa, prendiamo il bossolo H e il bossolo A, sono due bossoli accostati. Ora, a questo punto bisogna chiedersi, qual era la probabilità che di 6 bossoli che caddero davanti alla tenda, 2 cadessero uno sopra l'altro? Cioè, allora, un bossolo è questo. Io, così, giusto per... mi piace anche raccontare, quando ero, diciamo, ragazzino, giocavo con le figurine, si faceva un gioco che si chiamava Pelino, mi ricordo, che consisteva nel andare sul davanzale di una finestra e con le figurine si faceva cadere dal davanzale a terra una figurina a turno, no? Si giocava in 2, in 3, in 4. Pian piano si creava, diciamo, una distesa di figurine, 10, 15, la prima volta che una figurina andava sopra un'altra, quello che l'aveva tirata prendeva tutto. E insomma si facevano distese di 10, 15, 20 figurine, capitava anche che alla terza, quarta figurina ci fosse il sormonto, no? Però era raro, diciamo che ce ne volevano un bel po' prima di arrivare a una figurina che andasse sopra un'altra. Ma una figurina è grande così, il bossolo è grande così. Allora, giusto per, se si prendono le misure, giusto per dire, no, che in uno spazio di 10 cm per 1 metro, come può essere, diciamo, qui davanti alla tenda, si possono mettere 1000 di questi, uno accanto all'altro, senza che ci sia sormonto. È evidente che se noi buttiamo dei bossoli lì, non è che al 1001esimo abbiamo il sormonto, no? Ce l'avremo molto prima, però qui il sormonto c'è stato dopo 5 bossoli, al massimo al sesto. E insomma, mi sembra che sia una coincidenza un po' strana. Poi, sempre con dei bossoli uno accosta all'altro, ma allora, uno di questi due bossoli sarebbe il bossolo A, che poi ha camminato per 80 cm, mentre il bossolo H, sarebbe rimasto lì più o meno, no? E com'è possibile? Cioè, due bossoli che erano uno accanto all'altro, se uno gli dà una pedata e solo uno di questi schizza e l'altro resta lì, poi come avrebbe schizzato questo bossolo? Cioè, avrebbe fatto il percorso dalla tenda verso, diciamo, verso l'esterno. Ma allora ci sarebbe dovuto essere un piede che dall'altra parte avrebbe dato un colpo in questa direzione, ma dall'altra parte c'era la tenda. Come faceva un piede a insinuarsi? Cioè, c'era qualcuno che aveva camminato dentro la tenda e che scendendo aveva dato una pedata al bossolo scagliandolo a 80 cm di distanza? Mi sembra che sia una cosa poco plausibile. Poi c'è un'altra cosa. Manieri fa vedere anche un'immagine di un bossolo isolato, no? Un'altra immagine diversa, anche quella evidentemente che lui ha a risoluzione maggiore. E c'è una macchia di colore che secondo lui è un bossolo, e secondo lui sarebbe il bossolo H, cioè sarebbe il bossolo che sarebbe rimasto lì, compagno di quello A che avrebbe camminato. Peccato però che gli altri bossoli, quelli che avrebbero dovuto essere vicino a lui, non si vedano. Cioè lui dice che sono stati coperti
dalla base della tenda che è stata tagliata, per cui si è afflosciata e li ha coperti. E ho capito però, originariamente, secondo la sua stessa figura, questo bossolo H sarebbe stato più o meno insieme agli altri. E perché lui non è stato coperto? Anzi, si trova così ben lontano dalla base della tenda. Allora, come dicevo, secondo me si tratta di un fake. Io ho questa impressione. Però diciamo, sono pronto a ricredermi e a chiedere anche scusa, anzi non chiederei nemmeno scusa, perché diciamo, la colpa è di Manieri, perché se lui avesse voluto, mettiamo pure che sia in buona fede e che abbia effettivamente trovato questi bossoli su questa foto, trovo assurdo che non dia a tutti la prova di quello della sua scoperta. Per cui anche se un domani uscisse fuori che aveva ragione, io non mi sentirei di chiedergli scusa, perché in una comunità scientifica non si fa così. Se c'è una scoperta, questa scoperta deve essere dimostrata. Tutti devono dire sì, è vero, perché è dimostrabile. Devono essere in grado di replicare. È il metodo scientifico. Cioè il metodo scientifico è basato anche su questo. È basato sulla ripetibilità dell'esperimento. Si fa un esperimento, se l'esperimento è ripetibile è valido, il risultato è valido. Se non è ripetibile non è valido. Ecco, per far vedere, no, come potrebbe essere, allora Settimelli ai tempi mi rese disponibile un suo lavoro, fatto in pochi minuti con Photoshop, in cui mise una fantasia di bossoli, mise dei bossoli un po' sparsi, possiamo vederlo qui, no? Diciamo pure che questi bossoli non sono uguali a quelli di Manieri, cioè non è che Settimelli ci ha perso tanto tempo, magari perdendoci più tempo sarebbe forse riuscito anche a ottenere dei bossoli così, diciamo, simili a quelli di Manieri, però se io avessi una buona parlantina probabilmente riuscirei a convincere molti di voi che questi bossoli sono effettivamente dei bossoli che sono presenti nella foto e che nessuno aveva mai visto, chi lo sa, no, ma io non ci riuscirei, che non sono capace. Allora, prima di chiudere con l'argomento della dinamica, delle critiche alla dinamica, e passare poi alla storia del documentario Rai e di quello che c'è dietro, farei delle domande alle quali vorrei che Manieri rispondesse. Lui non risponderà, però mi piacerebbe che queste stesse domande, se tra i suoi ascoltatori ci fosse qualcuno che pensa con la sua testa, perché sembra che ce ne siano molti che non pensano con la loro testa, che lo difendono a ogni costo, cioè io penso che queste domande dovrebbero porgliele, no? Dovrebbero avere una risposta adeguata. E vediamo quali sono le domande. Non sono le 10 domande di Repubblica fatte a Berlusconi sul caso Ruby. Ecco, diciamo che sono la metà. E sono queste. Come si spiega l'orletto di detersione attorno a un foro di diametro doppio del proiettile? Non sto a spiegarlo, qui chi lo vuole sapere va a vedersi il video precedente. Come si spiegano le traiettorie dei tramiti nel corpo di Nadine, tutte parallele alla linea delle spalle, se i colpi attraverso la zanzariera erano tutti in direzione obliqua rispetto alla tenda? Cosa faceva il mostro mentre Michel stava uscendo dalla tenda? Com'è possibile che la cerniera posteriore fosse stata trovata chiusa, se era divisa dal taglio? Se il tempo di dimezzamento del contenuto gastrico per un pasto normale è nel sonno di 125 minuti per un maschio di 26 anni, quindi quello di svuotamento di 250, 4 ore e 10 minuti, perché dopo circa 8 ore le pappardelle nello stomaco dei due erano ancora quasi indigerite? I 4 ore e 10 minuti per il ragazzo sarebbero poi 6 ore e 40 per Nadine, sempre comunque molto meno delle 8 ore che secondo Manieri sarebbero trascorse tra il momento della cena e il momento dell'uccisione. Tra l'altro qui si parla di svuotamento completo del contenuto gastrico in questi tempi, ma lo stomaco dei due fu trovato con del cibo ancora indigerito, per cui... Allora, abbandoniamo la questione della dinamica, come ho detto, e passiamo al discorso di questa denigrazione che io avrei fatto di Manieri alla Rai, e della quale mi accusa non soltanto lui ma anche qualche suo fan, diciamo così. Ecco, in particolare nel video La macchina del fango
lui coinvolge anche me, cioè quel video lì è stato fatto in risposta alle varie critiche, uno scontro più che altro con l'avvocato Veri Adriani e con Paolo Cochi, ma diciamo, in piccola parte lui ci ha infilato anche me. Lo si può vedere partendo dal minuto 26 del video La macchina del fango, che è uno dei suoi video pubblici. Non bisogna pagare per questo video qui. Questa fase più nascosta, insomma, ha fatto un discorso iniziale, poi dice: questa fase più nascosta si articola sostanzialmente su interventi che 3 persone hanno fatto nei confronti della produzione del documentario Rai, rivolgendosi agli autori con messaggi WhatsApp o con mail, e queste persone che hanno fatto questa attività di denigrazione pura e semplice nei miei confronti, guarda caso, sono un po' le stesse persone, quindi Veri Adriani e Paolo Cochi, e si aggiunge anche Antonio Segnini, che ha avuto anche lui la bella idea di mandare un messaggio in cui mi denigra in maniera piuttosto pesante. Tra l'altro vorrei anche ricordare che il nominativo di Antonio Segnini come persona che avrebbe potuto partecipare a questo documentario agli autori lo feci io. Questo per farvi capire quanto sono sciocco. Questo è stato il modo in cui sono stato ripagato. Ma pensate, cioè sarebbe stato Manieri che dopo la mia serrata critica, alla quale lui non avrebbe nemmeno risposto, perché io ero uno che non sapevo nulla, lui mi avrebbe poi presentato alla Rai come possibile persona da intervistare. E beh, ma Manieri è un bugiardo perché non è vero. Io sono stato presentato a Rinaldi da Francesca Calamandrei, cioè Rinaldi, che aveva il numero di Francesca, la contattò per chiederle se era disponibile per un'intervista, per questo documentario. Francesca ci pensò un po', poi alla fine decise di non farla questa intervista, no? Però nel frattempo segnalò a Rinaldi il mio blog con gli articoli relativi soprattutto alla vicenda Narducci, alle telefonate dell'estetista e così via. Allora, qui Francesca mi ha inviato gli screenshot del suo scambio con me e con Rinaldi. Ecco, come si può vedere nel primo screenshot, che risale al 13 agosto, lei mi scrive dicendomi: chiamami quando puoi, buongiorno. Io poi l'ho chiamata, credo che lei abbia fatto un tagli e cuci. Poi a questo punto c'è uno scambio tra lei e Rinaldi. Lei qui gli dà il mio video, l'origine dell'inchiesta su Francesco Narducci. Lui gli risponde perfetto e gli dice ricordati il numero di telefono, gli dà il mio numero di telefono, grazie, gli dice che già mi ha avvisato e ok. Qui mi continua a dire: Pino Rinaldi è impazzito per i tuoi articoli, gli ho dato il tuo numero, mi raccomando non dire nulla a nessuno. Bene, non parlo. Qui c'è ancora Pino Rinaldi che le dice, lei gli dice: ha creato anche un canale YouTube e quindi ha fatto dei video su questi articoli, leggiti le risposte di Mignini. E lui dice ok. L'ho chiamato ma non mi risponde, infatti io stavo facendo la mia attività fisica quotidiana, avevo sentito il telefono che squillava ma non avevo risposto. Oggi era incasinato con il lavoro, gli do il tuo numero e gli dico di chiamarti appena può. Ok, hai letto la risposta di Mignini? Allora, Rinaldi mi ha contattato perché era rimasto impressionato dai miei articoli, soprattutto dai miei articoli sulle telefonate dell'estetista. Cioè io in questi articoli, come saprà chi ha visto i video corrispondenti o chi ha letto i miei articoli sul blog, ho dimostrato che il nome di Narducci nelle telefonate all'estetista, che si era sempre pensato che fosse stato una delle cause che avevano portato a aprire un'indagine sul presunto omicidio di Narducci, e in effetti questo Narducci in queste telefonate, che erano partite molto tempo prima, venne fatto soltanto 7 mesi dopo che l'inchiesta era partita. Questa è una cosa abbastanza importante. Per Rinaldi era una cosa importantissima. Allora, bisogna ricordare che Rinaldi era stato accusato di essere stato un appoggio esterno all'associazione a delinquere che avrebbe tramato per nascondere il presunto omicidio di Narducci. Associazione a delinquere che era la parte fondamentale del requisitorio di Mignini,
quella che venne respinta da Micheli e che la Cassazione non annullò, la Cassazione riconobbe che questa associazione a delinquere non c'era e Mignini accusò Rinaldi di farne parte, di averne fatto parte come, diciamo, esterno. Lui insieme a Mario Spezzi, insieme a, adesso non mi ricordo, ma insomma lui e Spezzi, insieme al padre di Alfredo Brizioli, dell'avvocato Alfredo Brizioli, Antonio Brizioli mi sembra, avrebbero fatto parte di questa associazione a delinquere come elementi esterni. Perché? Perché questo lo si legge nella sentenza Micheli, dove vengono riportati passi della requisitoria di Mignini. Sarebbe successo questo, che a un certo punto Spezzi, Rinaldi e l'avvocato Brizioli, Alfredo Brizioli, più altri due, non mi ricordo chi, altri due rappresentanti delle forze dell'ordine mi sembra, avrebbero cercato di trovare un personaggio che potesse sostituire Narducci come persona indicata in queste telefonate. Cioè queste telefonate sono rimaste misteriose fino a che io non ho prodotto i verbali di trascrizione. Non si sapeva bene, c'erano sì, erano usciti, ma dopo questi fatti di cui sto parlando, sul mostro c'era stata una parte di queste telefonate, eccetera, eccetera, però al tempo si sapeva che in queste telefonate che riguardavano un giro di usura, forse, si sapeva che era nominato il grande medico, il medico del lago e così via. Allora, secondo Mignini, queste persone, cioè Rinaldi, Spezzi e l'avvocato Brizioli, avrebbero cercato questo personaggio da sostituire a Narducci, di modo che avrebbero, diciamo così, tentato di dileggiare le indagini, in particolare Giuttari. E questo personaggio l'avevano trovato nella veste di un suicida di 10 anni dopo, nel 95, un dentista, un certo Giampiero Puletti, mi sembra. Giampiero Puletti. Questo era stato un suicida, però vicino al lago Trasimeno, non dentro le acque del lago. E era stata fatta una trasmissione, una puntata, chi l'ha visto, su questo argomento. Mignini aveva accusato Rinaldi, tra gli altri, di aver cercato di depistare, no? Per cui proprio Rinaldi venne interrogato, cioè, insomma, diciamo che Rinaldi, con questa storia delle telefonate dell'estetista, era rimasto molto molto scottato. Io credo che abbia passato veramente un brutto quarto d'ora, perché a quel tempo ci voleva poco a prendere uno, ricordiamoci di Spezzi, buttarlo in galera e chiuderla a chiave, no? Cioè, insomma, io penso che Rinaldi avesse passato dei brutti momenti in quel periodo lì. Ecco, io mi immagino lui, quando è venuto a sapere, tramite i miei articoli, che Narducci in queste telefonate non c'era, semplicemente venne fuori 7 mesi dopo. Vuol dire che il suo tentativo di sostituire alla figura di Narducci la figura di un altro personaggio era un tentativo inutile. Bastava sapere che Narducci in quelle telefonate non c'era. Erano telefonate, il suo nome vi comparve in quelle telefonate 7 mesi dopo. Cioè io questo l'ho dimostrato, no? L'ho dimostrato nei miei articoli, l'ho dimostrato nei miei video, alla luce dei documenti che ho reso disponibili. Io so che ancora Giuliano Mignini nelle interviste continua a dire che lui le cassette le ascoltava prima, poi le faceva registrare, le faceva trascrivere mesi dopo, però guarda caso quella cassetta dove per la prima volta compare il medico del lago, cosa del genere, un riferimento a Narducci anche se non c'era il suo nome, c'è anche il verbale di consegna di quella cassetta e quella cassetta viene consegnata il giorno prima della trascrizione, per cui non ci sono dubbi. Il nome di Narducci comparve in queste telefonate 7 mesi dopo l'inizio dell'inchiesta, che quando partì non aveva, diciamo, tra i suoi motivi il nome di Narducci dentro queste telefonate. Questo è bene dirlo. Ecco, io immagino che quando Rinaldi è venuto a sapere questo si sarà, diciamo così, entusiasmato come una specie di rivincita. Io non so, mi metto nei suoi panni psicologicamente. Fatto sta che era veramente, veramente entusiasta, no, di questo fatto. E infatti mi ha proposto di essere intervistato e adesso non mi ricordo quando, ma il 14 settembre
sono andato a Perugia, mi disse di andare là e vabbè, io sono andato, io abito sopra Monza, 450 km di viaggio, tra l'altro sono dovuto andare la mattina e tornare la sera perché per tutta una serie di ragioni insieme a mio figlio, perché c'era il gatto, non avevamo nessuno in casa che poteva stare con il gatto, io di fare il viaggio da solo non avevo voglia, per cui siamo partiti la mattina presto e siamo tornati la sera con un tour de force di 900 km. Però vabbè, l'ho fatto volentieri, siamo a Perugia, è una bella città e tutto. E comunque mi ha fatto questa intervista, tra l'altro mi è stato detto da Rinaldi e dall'altro autore Palmerino che il giorno prima era stato intervistato Mignini, Mignini era stato avvertito che sarei stato intervistato anch'io e si era mostrato poco contento, diciamo, di questo fatto, no? Poi fatto sta che mi sono state fatte tutte queste domande con alcune, diciamo, domande di riserva. Alla fine poi nel documentario non c'è stata né la mia intervista né quella di Mignini. Evidentemente l'ex PM si deve essere, diciamo così, deve aver capito che l'aria non era buona per questa storia di queste telefonate, forse era meglio che non se ne parlasse. Io non lo so, qualcuno deve aver detto, deve aver messo un veto, perché tutto questo entusiasmo di Rinaldi non poteva non aver prodotto niente. E allora va bene, io nel documentario poi c'è stata quella ridicola, io tutte le volte che ci penso mi sento male perché è proprio una cosa ridicola, c'è giusto un contentino per dire gli abbiamo fatto fare 900 km per venire qui a Perugia, qualcosa mettiamogli dentro, no? Vabbè, era meglio se non ci mettevano niente, comunque non è importante. Ma vediamo, diciamo così, al dopo questa intervista. A un certo momento ho detto che l'intervista è avvenuta il 14 settembre. Ecco, il 12 novembre, cioè 2 mesi dopo, settembre, 2 mesi dopo, io ho visto un video, un'intervista dell'avvocato Viera Adriani a Paolo Cochi. In questa intervista, che il titolo del video è Mostro di Firenze, delitto degli scopeti, tutta la verità dell'avvocato Adriani Vieri. Ecco, in questa intervista Vieri, diciamo così, criticava Manieri, anche così, dicendo che i titoli, cioè il fatto che Manieri fosse stato consulente della Divisa Pacciani non era vero, insomma io non mi ricordo adesso cosa diceva. Tra l'altro io avevo parlato con Adriani, ma io non gli avevo detto che ero dentro questa storia della RAI, lui non ne sapeva niente, non mi ricordo di cosa avevamo parlato, comunque mi aveva chiesto qualcosa di Manieri sulla dinamica, era andato a guardare sul mio blog, aveva studiato la mia dinamica, gli pareva molto più molto più plausibile di quella di Manieri, dei video di Manieri, però io al di là di questo nulla sapevo. Da questo video ho saputo che in questa storia del documentario Rai c'era dentro anche Manieri, e io non lo sapevo. Allora cosa ho fatto? Così, io sono uno che non sono diplomatico, si sarà capito, il mio carattere è questo, forse perché sono maremmano, non lo so io, generalmente sì, la mia gente è abbastanza così, diciamo schietta, abbastanza schietta. E il giorno dopo dico, ma Manieri, ma con tutte quelle cose che non tornano, diciamo così, no? Che ci sono nella sua ricostruzione del delitto, cosa avrà raccontato in questo documentario. Io ho ritenuto mio dovere, diciamo, informare gli autori del documentario, con i quali avevo il numero, no? Perché ci eravamo parlati per questa intervista, avvertirli di chi avevano, diciamo, con chi avevano a che fare, insomma, per quello che ne sapevo io. E gli ho mandato un messaggio WhatsApp che vi leggo. Allora, tra l'altro, qui questo screenshot che voi vedete non è quello originale, perché io purtroppo mi si è rotto il telefono, ho dovuto cambiare il telefono e ho perso tutti i miei WhatsApp, però fortunatamente avevo girato questo WhatsApp, e poi vi spiego perché, a Settimelli, che l'ha rintracciato nel suo WhatsApp e me l'ha mandato. Eccolo qua, come si vede è delle 8:43 del 13 novembre 2021.
cioè il giorno dopo la pubblicazione del video, che ognuno può andare a vedere, era il 12 novembre. Ciao Pino, ciao Luciano, cioè io ho scritto a Rinaldi, no, a tutti e due ho scritto, mi sembra, tutti e due. Mi sembra che l'ho mandata a tutti e due. Ciao Pino, ciao Luciano. In un video pubblicato ieri, dove Paolo Cochi intervista l'avvocato Vere Adriani, si dice che nel vostro documentario avrebbe voce anche Enrico Manieri, sedicente esperto balistico. Non so se è vero, faccio conto di sì. Ebbene, state attenti, perché questo signore è un vero... Mi sono permesso di cancellare la parola, viste le minacce di querela, è un vero, diciamo così, Pinocchietto. Non esita a truccare le carte quando necessario per far tornare i suoi conti. In particolare da un po' di mesi sta millantando di aver fatto la scoperta del secolo su una foto del delitto degli scopeti, dove avrebbe scoperto dei bossoli non visti dalla polizia scientifica. A dimostrazione ha inserito in video delle immagini dove tali bossoli compaiono magicamente, con un bel colorottone, dopo aver desaturato tutto il resto. Sulla stessa foto nessuno, neppure io, ha mai visto tali bossoli. Lui sostiene di avere una copia a più alta risoluzione, ma alle mie pressanti richieste si è rifiutato di renderla disponibile, di renderla pubblica, adducendo evidenti scuse. Io non sarei tecnicamente qualificato per valutarla. Questa comunque è soltanto la cosa più grossa, ce ne sono altre. Alla fine nei suoi video ha proposto una dinamica del delitto degli scopeti viziata da enormi errori logici che la rendono improponibile. Ecco, fermiamoci qui un momento. Allora, io avrei denigrato qualcuno qui. Cosa ho detto di diverso da quello che ho detto nei miei video? Ho detto, allora, la storia dei bossoli io non l'avevo ancora detta nei video, l'avevo messa nel mio articolo. Io nel mio articolo questa storia dei bossoli c'era già. Infatti, poi adesso, come vedete, invito Rinaldi a leggerlo. Io non ho denigrato nessuno, ho semplicemente detto la verità, quello che avevo constatato, il fatto che Manieri millantasse questa scoperta senza fornire le prove e che la sua ricostruzione del delitto fosse una ricostruzione che non stava in piedi. L'avevo dimostrato che non stava in piedi, no? E qui do il link. Ecco il video di Cochi dove Vere Adriani cerca di confutare i titoli referenziali con cui Manieri si annuncia al pubblico. Consulente della difesa Pacciani quando nessuna traccia pare ne esista agli atti. Io qui, su questa storia che lui sia stato consulente o non consulente, io non ho preso posizione. A me questa qui è una storia che non me ne frega niente. Cioè io ritengo che i titoli non contino, cioè quello che conta è quello che uno dice, no? Per cui per me questo qui è un argomento sul quale non ho mai messo bocca. E qui do il link. Poi un altro link. Questo invece è un mio articolo dove confuto in modo certosino la sua ricostruzione del delitto degli scopeti, evidenziandone le forzature logiche e dei dati. E questo è il link al mio articolo sul blog. Va da sé che la sua replica migliore e unica è che tale articolo è stato scritto da persona alla quale lui non riconosce la necessaria competenza. E poi chiedo, teniamo presente un fatto, no? Che quando io facevo il viaggio di ritorno da Perugia, pomeriggio, era proprio il momento che la polizia scientifica aveva fatto quell'intervento clamoroso a Scopeti. E infatti io avevo telefonato a Francesca Calamandrei per dirle che appunto l'intervista era stata fatta, per chiederle informazioni sulla sua, che poi non è stata fatta, che poi non fu fatta, e lei mi disse: ma sa niente dell'intervento della polizia scientifica a Scopeti? E io qui non si sapeva perché, poi mi era venuto il dubbio, dico, ma non è che la polizia scientifica, perché si diceva che era stata la RAI, no, a mandare la polizia scientifica lì, dico, ma sarà mica andata a cercare i bossoli dei Manieri nella scarpatina dove lui diceva che ci sarebbero dovuti essere? Naturalmente bossoli che non sono stati trovati, perché a parte che non era possibile, a meno che qualcuno non ce li fosse andato a mettere, ma sarebbero dovuti essere bossoli del mostro. Non sono stati trovati perché non ci sono mai stati, no? Però allora io qui chiedo a Rinaldi: non vorrei che la nota e chiacchierata visita sulla piazzola della polizia scientifica fosse stata volta alla ricerca dei bossoli fantasma da lui ipotizzati nella scarpatina antistante la tenda, che non potevano essere lì per il semplice motivo che le evidenze della scena del crimine escludono in modo assoluto che l'assassino avesse sparato da quella posizione. Mi pareva giusto comunicarvi queste mie considerazioni. E così finisce il mio scritto denigratorio nei confronti di Manieri, no? Finalmente l'ho letto. Io avevo promesso a uno di questi suoi fan che mi accusava di
Juvenidad, qualcosa del genere, un tifoso della Juventus che mi accusava di appunto di aver denigrato Manieri. Ho detto guarda, io leggerò il mio intervento, ecco l'ho letto, è questo il mio intervento, no? Diciamo, c'è quella parolina che io non ho letto, che ho tradotto, che ho cambiato con Pinocchietto, ma allora, cos'è successo? 2 minuti dopo che io ho mandato questo messaggio mi chiama Rinaldi, inviperito, mi chiama inviperito. Eh, ma te, ma chi sei te per dire questo? Io adesso non me lo ricordo perché sono rimasto lì basito, cioè io stentavo a credere a quello che stavo ascoltando. Ma chi sei te? Ma tu sai quanti colpi sono stati sparati a Scopeti? Sai questo, sai quello? E io dico, guarda che io lo so. Ma non riuscivo a parlare, talmente era la veemenza, no, di Rinaldi nel dirmi queste cose. Io sono rimasto sconvolto, dico, ma io semplicemente ti ho avvertito di un fatto che mi sembrava opportuno avvertirti, poi tu fai quello che vuoi. Vai a leggere i miei articoli, ma non riuscivo nemmeno, talmente tanta era la veemenza. A un certo punto dico, vabbè, senti, fai come vuoi, io quello che dovevo fare l'ho fatto, e lui mi chiede, ma che cosa vuoi in pancia? Poi ho capito che sarebbe stata la scritta, ci va bene blog? Sì, mi va bene blog, metti blog, e così dirai la tua sui soldi di Pacciani e così sei contenta anche te, no? Mi fa Rinaldi. Vabbè. La prima cosa che ho fatto dopo questo, che ho chiuso il telefono, sono rimasto, diciamo così, mi sono ripreso dalla cosa, no? Da quello che avevo sentito. Cioè, io mi stavo domandando, ma gli ha fatto il lavaggio del cervello così a fondo? Possibile? Da convincerlo? E ho telefonato, ho scritto, ho mandato questo WhatsApp, ho girato questo WhatsApp a Settimelli, gli ho chiesto, ma senti, leggi un po' questo, poi magari ti telefono. E gli ho telefonato, gli ho spiegato la cosa, ho detto, guarda, io sono allibito, non riesco a capire, ma come? Io semplicemente ho detto, guarda, vai a leggerti la mia ricostruzione, vai a leggerti le critiche che ho fatto alla dinamica dei Manieri. Cioè, mi sembrava, sottoponila a qualcuno, gliel'avevo anche detto a Rinaldi, sottoponila a qualcuno che sia in grado di capire la materia, senti che cosa valgono. Evidentemente, non so, se lui l'ha fatto, l'avrà sottoposto alla persona sbagliata, secondo me. Questi, diciamo, sono i fatti, le cose sono andate così. Io quello che posso dire a questo punto, mi piacerebbe fare un piccolo discorso a Rinaldi e dirgli, io non l'ho più sentito da quella volta lì, non credo che mai più lo sentirò. A me non mi interessa niente se di ringraziarmi Rinaldi, qualcuno all'interno della RAI, non me ne frega niente. A me quello che mi interessa è che siano riconosciuti diciamo, i miei buoni motivi per quello che scrivo. Comunque, a parte questo, io mi sento di dire a Rinaldi una cosa, cioè il documentario RAI che tu hai contribuito a fare, no? Tu e Palmerino, non so bene chi dei due avesse in mano il bastone del comando, io penso che sei stato tu. È un bel documentario perché per la prima volta su un canale pubblico si mette in forza questa verità giudiziaria che è una verità giudiziaria che non sta in piedi e che la gente comincia a capire che, diciamo, è stato un grande inganno, no? Al quale è stata sottoposta tutta l'Italia. Ci è stato fatto credere che la vicenda del mostro di Firenze si risolveva con questi tre sciamannati di paese che poi addirittura avrebbero venduto questi pezzi di pelle di queste povere donne a dei mandanti che nessuno ha mai visto, doppi cadaveri, cose assurde che non c'entravano, che non stanno né in cielo né in terra. Ecco, il documentario RAI diciamo, è stato benefico da questo punto di vista, però c'ha anche delle grosse manchevolezze. Per esempio c'è la manchevolezza che prima di tutto la figura del Lotti, va bene, io qui diciamo dico la mia, è stata assolutamente presa nel modo, diciamo, nel modo più superficiale possibile. Non ci si è chiesti del perché lui avesse detto certe cose, si è riesumato la pista sarda che è stato un fallimento totale e poi soprattutto si è dedicato una ventina di minuti, non so quanto, mezz'ora, a una ricostruzione del delitto degli Scopeti che più sbagliata non potrebbe essere. Per cui abbiamo un documentario che, pur bello, di qui all'eternità si porterà sempre dietro questo neo. A questo punto io non so se qualcuno
Rinaldi o qualcuno vicino a lui avrà voglia mai di mettersi lì, andare a controllare gli appunti che io faccio alla ricostruzione di Manieri e magari sottoporli anche all'attenzione di qualche esperto, perché io penso che ne varrebbe la pena. Così, magari a posteriori può non essere, può non servire a niente, ma insomma, così, tanto per sapere come stanno effettivamente le cose, no? Qual è la verità. Non so se mai qualcuno della RAI avrà voglia di farlo. In ogni caso direi che questo video finisce qua, finisce qui la mia, diciamo così, la mia lotta contro le incrostazioni che si sono aggiunte a questa vicenda ad opera della ricostruzione di Manieri del delitto degli scopetti, sbagliatissima. Nei prossimi video ricominceremo, per la gioia, credo, della maggior parte dei miei ascoltatori, mi sembra di aver capito, ricominceremo con la narrazione principale. Eravamo rimasti al biglietto del maresciallo Fiori, alla vigilia, diciamo così, del delitto di Giogoli. Ecco, per cui adesso devo vedere un po', devo riprendere in mano un po' l'argomento. Probabilmente il prossimo video sarà un video sul delitto di Giogoli e poi andremo avanti con le novità sulla pista sarda, delitto di Vicchio e così via. Però a un certo momento avverto tutti che ritornerò sulla pista esoterica perché ci sono tante cose ancora da dire. Per il momento comunque fermiamoci qua, alla prossima, saluti.